Ciao bambini, anzi bambini del sole, perché? Perché il gioco si chiama Children of the Sun, che non è un gioco così all'acqua di rose, non parla di bambini che giocano al sole, ma bensì di una setta che dobbiamo andare a sterminare nei panni di una, diciamo così, ragazza mezzo psicopatica che indossa una maschera. Ragazzi, il gioco è veramente carino e divertente, mi ha ricordato un po' quei giochi che giocavo all'epoca, sapete, PlayStation 2, dove c'erano queste meccaniche un po' shooter dove bisognava marcare i nemici, sparare, ma anche graficamente e stilisticamente mi ha ricordato tanto quei giochi lì, un pochettino addirittura anche mi ha ricordato Bulletstorm. Oggi sto parlando malissimo, vogliate scusarmi, anche perché sono tiltato dal fatto che per l'ennesima volta questo gioco non presenta la lingua italiana, mannaggia al piffero. Vabbè, detto ciò, non indugiamo, ma come al solito preparatevi perché insieme si va a Let's Playare with Prince. Ok, ci facciamo la nostra leccatina di fucile di precisione perché altrimenti non si capisce che siamo psicopatici. E con la nostra pioggia di sangue, perché evidentemente è la nostra protagonista in quel periodo del mese, dà inizio questa scena molto stilizzata, molto cartoonizzata, che pian piano tra un livello e l'altro del gioco ci racconterà appunto per immagini la storia. Intanto c'è sto tizio con una sfogatura che non serve a niente perché sta chiaramente espletando delle funzioni fisiologiche, che è uno dei nemici da abbattere, uno dei tanti. I nemici hanno più o meno tutti questo aspetto qua, questo aspetto, però poi pian piano verranno introdotti nuovi elementi, nuove meccaniche, nuovi poteri della nostra killer, e il tutto si farà sempre più interessante. A me piacerebbe portarvi, ragazzi, una serie su questo gioco, per cui vediamo come va questo primo video e poi mi direte che cosa ne pensate. Me lo scrivete qui sotto nei commenti, mi dite: Prince, sì, mi piacerebbe, o no, non mi piacerebbe che portassi una serie su questo gioco. Intanto con la levetta sinistra andiamo a spostarci intorno al nostro ambiente di gioco per andare a scoprire appunto i nostri bersagli. Questa è una specie di tutorial. Con il grilletto destro possiamo andare a zoomare, con dorsale destro li possiamo marcare, quindi 1 e 2, e poi possiamo semplicemente sparargli dove più ci pare e piace, almeno per il momento, perché più avanti poi con le meccaniche che vi ho detto che verranno aggiunte verranno introdotti punti deboli, potenziamenti del tiro, addirittura potremo deviare la traiettoria del nostro proiettile a piacimento entro un certo limite. Ok, questo è il nostro primo livello vero e proprio e abbiamo 4 bersagli da fare fuori, lo capiamo perché in alto a destra c'è il numero 4, quindi direi che è piuttosto chiaro. Allora, i nostri amici da eliminare sono qui, poi vediamo, camminando un po' a sinistra ne troviamo altri 2 di qua. Questo scostumato, svergognato che sta annaffiando le piante da questa parte. Loro non ci possono vedere, ragazzi, ok? Non è un gioco, come dire, stealth, non in questo senso, nel senso che noi li uccidiamo senza essere visti, ma non è che ci possono scoprire in qualche momento. Quindi io direi di cominciare a sparare proprio a queste, magari anziché fare gli headshot, castighiamolo proprio lì, perché se lo merita. Quindi lì ha detto arm, lì a sinistra ha detto che l'abbiamo preso sul braccio, ma a meno che non sia considerato braccio quella protuberanza, ma lo dubito. Andiamo a ammazzare pure questo tizio qua. E poi, ragazzi, se avete capito, la particolarità è che noi possiamo sparare di proiettile in proiettile a partire dal nostro ultimo bersaglio, comunque dall'ultima cosa che abbiamo concretamente colpito, e qui ci fa vedere il percorso del nostro proiettile. Poi abbiamo a sinistra tutti i nostri punteggi, quindi un bonus per la distanza, il colpo al braccio, il triplo headshot, il movimento del bersaglio, e poi ci ha tolto 75 punti per il tempo che abbiamo impiegato, siamo stati troppo lenti, e per i proiettili sparati. E vedete, abbiamo totalizzato 1677 punti, il che ci ha collocati in classifica al posto 7988, quindi abbiamo fatto abbastanza schifo. Qualora non fossimo d'accordo con il punteggio potremmo sempre riprovare il livello e cercare di metterci in un posto migliore della classifica. Allora, il prossimo livello si chiama A Vulture
When it moves, it spreads. Quindi andiamo a farlo. Vedete, io ho già una posizione in classifica, sono al posto 5042 perché avevo già giocato. Ho fatto abbastanza schifo, come potete capire. Ma come si fanno a fare più punti? Dobbiamo andare a cercare di mantenere alto il moltiplicatore del colpo a segno. Quindi tra un colpo e l'altro, ragazzi, non deve passare troppo tempo perché altrimenti il nostro moltiplicatore scompare e quindi i nostri colpi, diciamo così, il nostro punteggio in realtà scema. Allora, abbiamo sempre 4 bersagli. Come prima cosa vi consiglio sempre di andarli a marcare, quindi 1, 2, 3, dove stai? Qua, eccoti qua, e 4. E una cosa importante, non tanto in questi primi livelli, ma in quelli più avanzati, è quella di andare a cercare la giusta traiettoria, perché potremmo adesso, per esempio, andare a colpire questo tizio qui, poi magari questo, poi non lo so, questo, e magari diciamo che tra questo e quest'altro ultimo bersaglio c'è un albero e se la visuale è compromessa, insomma, abbiamo fallito, dobbiamo riprovare perché bisogna colpirli tutti in sequenza. Quindi io direi di andare a colpire questo tizio qui completamente inconsapevole. Ciao amico, la tua vita è stata breve e insignificante, peggio per te. Andiamo a colpire quest'altro tizio che sta facendo birdwatching. Dopodiché, spostandoci sempre velocemente con la nostra levetta, andiamo a colpire questo tizio qua. E infine quest'altro tizio sempre alla testa e sono tutti dead. Ottimo. Oh raga, se avete modo di giocare con mouse e tastiera fatelo, perché sicuramente è più comodo. Io in realtà la possibilità ce l'ho, ma siccome sono un po' deficiente, gioco sempre col controller, ma chi mi segue da un pochettino sicuramente lo saprà. Non abbiamo fatto così tanto schifo come il livello precedente, perché abbiamo fatto ben 2824 punti e siamo capitati al posto 1463 della classifica. Procediamo e vediamo cosa ci aspetta in questo terzo livello. Bing Stack. Qui vengono introdotti i tank di gas, quindi diciamo i serbatoi di gas delle auto che possiamo far esplodere per far fuori più nemici contemporaneamente. Questo tizio proprio sta rischiando la vita perché probabilmente sa che c'è un'assassina lì a piede libero che li sta facendo fuori tutti e si mette proprio a stuzzicare il nostro appetito da serial killer mettendosi vicino al serbatoio dell'auto. E andiamo a marcare questo qua, poi marchiamo questo, poi vediamo un pochettino chi c'è. C'è questo qui e c'è questo qui. Allora, questa coppia, che poi in realtà dovrebbero essere 3 perché io leggo, esatto, 5 bersagli, quindi qui ce n'è un altro. Dicevo, questo trio e questa coppia sono separati in realtà da questi massi che dovrebbero bloccarne la visuale. Quindi in realtà c'è un trucchetto, ragazzi, per passare da uccidere magari questi 3 a questi 2. Qual è il trucchetto? Sta proprio nella pompa del serbatoio. Quindi proviamo a fare una cosa, vediamo. Magari, no, di qua non ce l'abbiamo una libera visuale sul serbatoio, forse di qua sì. Vediamo, andiamo a esaminare quest'auto qui, esatto, sta qua. Però se spariamo qui, non so se si può fare la cosa che ho in mente. In realtà ci farebbe più comodo il serbatoio di quest'altra auto, esatto, proprio questo qua. Andiamo a sparargli e vediamo che succede. Bada boom, quindi ne abbiamo fatti fuori già 2. Dopodiché è vero che non si vede una cippa, però da quella parte, esatto, vedete che c'è un serbatoio di un'altra auto. Intanto il nostro moltiplicatore è andato a farsi completamente benedire. E abbiamo usato praticamente questa auto dove non c'era nessuno come semplice sponda per fare poi quest'altro shot di qua. Facciamo saltare in auto anche quest'auto qui e sono tutti morti, ragazzi. Avremmo potuto giocarcela molto meglio, molto più velocemente, ma io vi consiglio comunque a una prima partita di giocarvela così, anche solo per apprendere le meccaniche. Quindi ragazzi, poi magari con calma vi andate a ripetere i livelli per fare più punteggio se è vero che vi interessa, altrimenti giocatevelo così, godetevelo e chi se ne frega. È comunque un gioco che non dura molto, dura dalle 5 alle 9 ore, c'ha una rigiocabilità comunque buona perché diventa poi sempre più divertente man mano. Andiamo a farci anche quest'altro livello, perché no? Intanto un altro po' di storia, un altro po' di lore che fa capire che ci sono queste donne a cui succedono cose brutte, c'è questo tizio incazzatissimo e passiamo subito al nostro livello. Come vedete la storia viene raccontata un po' per gradi, con delle pillole di lore se vogliamo tra un livello e l'altro.
E ci sono di nuovo questi Simpson, perché sono tutti gialli, con i LED al posto degli occhi, e possiamo andare a benedire con il nostro fucile di precisione. Allora, qui c'è il primo, qui c'è il secondo maledetto che non si fa marcare, maledetto controller, è io che lo uso. Poi vediamo, camminiamo tutti intorno di qua. Sono 6 bersagli addirittura, vedete che sono 6 bersagli, quindi uno è di qua nella casetta. Esatto. E scommetto che ce n'è, esatto, lo vedo già da qui, un altro bersaglio in quella casetta lì. In realtà ne vedo più di uno, uno sta qui, uno sta qua, e manca il sesto. Il sesto scemo. Se avete colto la citazione scrivetemela qui sotto nei commenti. Andiamo a cercare il sesto scemo che mi sa che si nasconde nella stessa casetta. Eccolo lì, l'abbiamo trovato. Lui è il sesto. No, ho sbagliato, ho sparato al sesto scemo, lo volevo marcare. Vabbè, allora proviamoci ragazzi. Proviamo a sparare direttamente al numero 2. Maledetto numero 2! Perché non esce? Questa è un'altra citazione ragazzi, se la capite siete dei campioni. Allora, qui c'è un altro tizio. Proviamo a sparare prima a lui in casa, poi rimiriamo dalla finestra fuori, così spariamo al tizio che sta scappando qui. Vediamo se riusciamo a divincolarci, perché in realtà ce ne manca solo uno. Ci manca solo lui, veramente? Sì, li abbiamo beccati tutti. Ottimo. Ce la siamo aggiustata abbastanza bene nonostante l'incidente iniziale, per cui poco male, poco male. Abbiamo fatto questo simbolo di traiettoria che non si capisce che è, e abbiamo fatto 3216. Ok, proseguiamo. Prossimo livello. Breakfast time, ragazzi, è l'ora della colazione. Se non mi sbaglio, questo qua è a base di animali e basta, perché poi verranno integrati insieme ai nostri bersagli veri e propri, ma in questo caso dobbiamo far fuori solo pesci e volatili. Uccelli, esatto. Ok. Stanno qui che svolazzano tranquilli, non so perché vadano a fuoco, semplicemente forse per essere evidenziati. Quindi noi potremmo anche marcarli, ma non so fino a che punto. Io direi però di iniziare a vedere quanti ce ne sono. Allora, un pesce lo conto lì a sinistra, mi pare che ce ne fosse uno vicino. Quindi 2 pesci qui a destra, 2 a sinistra e sono 4. Immagino 3 uccelli. Sì, esattamente, esattamente. Quindi andiamo a farci fuori questo pesciolozzo qui. Da questo passiamo al suo amichetto, proprio qui accanto. Dov'è che sei? Amichetto pesce, eccoti qua. Per poco non ci finiva il moltiplicatore. Poi, per non perdere il ritmo, andiamo a uccidere questo volatile. Vediamo se ne troviamo un altro che svolazza qui felice. Eccolo qui. Piano piano il nostro moltiplicatore è andato a farsi benedire, sperando di non missare il pesce. No, l'ho missato ragazzi, perché poi comunque quando spariamo non è che è tutto fermo, va tutto comunque più lento, ma comunque in movimento. Allora ci riproviamo. Spariamo a questo pesciolozzo qua. Al suo amico che dovrebbe essere tutto a destra. Dove sei, amico tutto a destra? Eccoti qua. Andiamo a mirare in alto di nuovo a questo uccello. Magari questa volta lo prendiamo più così, tanto da non mancarlo, anche se ci è mancato veramente poco. Poi spariamo a questo qua. Moltiplicatore ancora su, ottimo. Dov'è l'altro? Dov'è l'altro? Non lo troviamo. Il moltiplicatore mi sa che si va a far benedire, mannaggia. Eccolo qui. E poi da qui dobbiamo pregare di trovare gli altri 2 pesci che stavano giù da qualche parte. Eccoli qua. Allora, uno sei tu e l'altro è lì in fondo. Ciao pesciolozzo. Addio. E ci andiamo a preparare un bel sushi con loro e con gli uccelli, ragazzi, non lo so. Che si può fare? Una bella anatra all'arancia, non so che uccelli fossero. No, però là intanto un bel campeggio con 2 pesci arrostiti se l'è fatta, mi ha preso sulla parola. Ecco perché è breakfast time, giusto? Allora ragazzi, io direi di andarci a fare magari l'ultimo livello, almeno per questo episodio. Hiding Bodies. Ok, andiamo a vedere in cosa consiste. E poi magari, come vi ho detto, se vi fa piacere continuare con questo gioco e far diventare questo video una serie, a me farebbe piacerissimo, ma tutto dipende da voi. Quindi lasciate mi piace in questo momento. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi proprio adesso, perché ragazzi il vostro supporto è fondamentale, anche in vista del fatto che sto per raggiungere i 1000 iscritti. Mi aiutereste tantissimissimo. Allora, qui abbiamo di nuovo questi tizi.
vestiti in maniera piuttosto brutta. Ah, abbiamo un piccolo tutorial. Perché? Perché qui viene introdotto, mi sa, la deviazione del colpo. Quindi ci dice spara a sinistra degli alberi, quindi da questa parte. Noi spariamo di qua e poi dice tenendo premuto il grilletto sinistro, vedi che possiamo reindirizzare il proiettile curvando nella traiettoria. Quindi adesso mira per cercare il nemico nascosto. In che senso? Sto mirando. Dov'è il nemico nascosto? Ah, di qua, ok. Quindi spariamo da questa parte. Esatto, poi curviamo. Ah, però abbiamo curvato troppo tardi, quindi in realtà l'abbiamo bello che cannato. Va benissimo, non mi ricordavo questa cosa. E purtroppo mi sa ci dobbiamo rifare questo tutorial. Vabbè, adesso abbiamo capito come si fa, per cui spariamo prima, poi curviamo. La traiettoria, ragazzi, come avrete capito, non la possiamo curvare più di tanto, la possiamo curvare fino a un certo punto, quindi facciamolo il prima possibile in questo caso. E li abbiamo beccati. Quanto ho preso dovremo usarlo ovviamente anche in questo livello. Per cui andiamo a marcare quelli visibili, ma poi mi sa che gli altri, ragazzi, sono nascosti. Te ti vedo. E dovremo andarceli a cercare proprio con questa meccanica qui. Un altro lo vedo qui. E ne sono 4. Va bene. Ne sono 4. E vedete che ci sono gli uccelli anche qui? Quindi uccidendo magari un uccello avremo la possibilità di sparare dall'alto successivamente e quindi andare a cercarci i nostri tizi nascosti. Il problema è che gli uccelli, ecco, li possiamo beccare più facilmente andando a rallentare la traiettoria, a curvare il proiettile, vedete, in questo modo qua. E da qui avremo la nostra vista dall'alto, quindi andiamo a vedere se troviamo qualche disgraziato. Infatti ce n'è uno proprio qui che si sta nascondendo. Esatto. Dopodiché qui c'è quello che abbiamo marcato prima. Se proviamo a curvare il proiettile, ecco qua, vedete che ce la facciamo. Ucciso lui, proviamo a sparare magari, esatto, tra queste balle di fieno. Curviamo, andiamo di qua. E ci manca però l'ultimo, dove sarà? Eccolo lì, è proprio lì. E ce l'abbiamo fatta. Vedete, comunque le meccaniche cominciano a diventare sempre più interessanti. E poi più avanti verranno introdotte nuove, verranno introdotti i punti deboli dei nemici, tante belle cosine, più esplosioni, tanta gente, tanti nemici nuovi. Ragazzi, il gioco è divertente, semplice, niente di trascendentale ovviamente, ma comunque per un gioco che dura dalle 5 alle 9 ore, un gameplay vecchia scuola che offre queste dinamiche qua, a me personalmente diverte molto. Mi piacerebbe tanto portarvi tutta la serie in vostra compagnia, ma questo come sempre dipende da voi. Detto ciò, vi rinvito a lasciare mi piace al video, se non vi siete iscritti al canale fatelo in questo momento attivando anche la campanella per non perdervi nessuna delle mie future pubblicazioni. Come sempre seguitemi se vi va su tutti i social che trovate qui a destra e sotto in descrizione, seguitemi anche sul mio gruppo Telegram pieno di giocatori come voi, nel quale possiamo anche accordarci, metterci d'accordo per giocare insieme, e ovviamente seguite il canale Telegram di Videogiochi News che come sempre saprà offrirvi le migliori offerte sul mondo gaming. Anche per oggi è tutto, il vostro The Prince vi ringrazia di cuore e di corazon, ve lo dico pure in spagnolo ma che ve lo dico a fare, noi ci vediamo la prossima volta e come sempre ricordate, giocate con passione. Ciao a tutti!